Allora, iniziamo le presentazioni di questo top che ovviamente, come avete potuto vedere dal video già di partenza, possiamo utilizzarlo sia con le spalline sia senza le spalline e quindi avere praticamente le spalle libere. Allora, naturalmente vi farò vedere come crearlo sia con che senza. In questo caso lo troviamo senza e vi do tutte le misure. Allora, come è stato creato questo top? Ho pensato di utilizzare il punto conchiglia che vi avevo già spiegato tempo fa e vi lascio qui sopra il link che vi riporta al punto conchiglia. Quindi si parte, diciamo così, in questo modo, facendo ovviamente il punto conchiglia e poi terminando ovviamente con l'elastico, alternando un rovescio a un diritto ritorto e girando ovviamente il lavoro mi dà ovviamente questo top. Vi do le misure in lunghezza e in larghezza. Allora, per quanto riguarda l'altezza, abbiamo esattamente circa 28 centimetri. Ok, quindi abbiamo circa 12 centimetri di elastico e per quanto riguarda il top abbiamo circa 16 centimetri. Naturalmente considerate che essendo ovviamente cotone si allarga. Per quanto riguarda invece l'altezza, diciamo la larghezza, abbiamo circa 36 cm, ovviamente da una parte, e sul dietro abbiamo circa 37 cm, di cui se noi andiamo a sistemare bene il top abbiamo 16 e 16 più o meno. Allora, questo top è stato realizzato per una donna che ha queste misure. Allora, abbiamo una circonferenza del seno che ha un totale di 86 cm, una vita che ha un totale di 72 cm e i fianchi che hanno un totale di 86 cm. Ovviamente qui trovate le misure dimezzate e veste circa una S M. Chiaramente la M dipende da voi, nel senso che ovviamente questi diciamo così incroci verranno ovviamente allargati. Detto questo, direi di iniziare con la lavorazione del top. Prima di iniziare volevo anche dirvi che ho utilizzato un totale di 3 matassine di cotone. Vi faccio vedere un attimo il cotone e poi partiamo. Allora, questo è un cotone che ho acquistato su AliExpress parecchio tempo fa, non so se ci sia ancora, però mi indica che sono 50 grammi per quanto riguarda la matassina e utilizza i ferri dal 3 al 4. Noi andremo ad utilizzare i ferri del 3,5 e poi del 4. Partiamo con il progetto. Con i ferri numero 4 andiamo a montare sul ferro praticamente
133 maglie. Perché? Perché andremo a fare il motivo conchiglia che io vi ho già spiegato in altri video precedenti, vi lascio qui sopra il link che vi riporta al video, ed è formato da 21 maglie che io moltiplicherò per 6 più 3 più le 4 di vivagno che vanno a formare il bordino. Partiamo dal primo ferro. Allora, il motivo si forma praticamente sul rovescio del lavoro, quindi andiamo a fare il vivagno partendo dal rovescio, quindi andiamo a fare 2 rovesci di vivagno. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno e partiamo. Quindi 2 rovesci di vivagno e il motivo è formato da tutte le maglie a diritto. Quindi proseguiamo a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie di vivagno vanno naturalmente al rovescio, quindi 1 e 2. Il secondo ferro andiamo a lavorare il rovescio come tendenzialmente lo lavoriamo sul davanti, quindi andiamo a fare un rovescio e una maglia la passiamo senza lavorare al rovescio sul ferro di destra. Il motivo è formato da tutte le maglie a rovescio, quindi andiamo a lavorare tutto il ferro a rovescio fino alla fine. Arrivati alla fine del ferro, ovviamente il vivagno lo vado a lavorare passando una maglia sul ferro di destra senza lavorare e un rovescio. Il terzo ferro lavoriamo tutte le maglie a diritto, ricordandoci che le prime 2 vanno a rovescio, che sono il vivagno, e tutto il ferro a diritto. Quindi anche in questo caso tutto a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Quarto ferro, andiamo a lavorare il vivagno e iniziamo a posizionare dei marcatori per il motivo. Quindi andiamo a fare un diritto, mettiamo il marker e lavoriamo un gettato e 21 diritti, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 e 21. Marker, e andiamo praticamente a ripetere questo motivo per altre 5 volte. L'ultima parte, marcatore, 2 diritti e naturalmente il vivagno. Quinto ferro, lavoriamo il vivagno, 2 rovesci, un rovescio e 3 diritti per 5 volte, quindi un rovescio, 3 diritti, 1 2 3 e sono una volta, un rovescio, 3 diritti e sono 2 volte, un rovescio, 3 diritti e sono 3 volte, un rovescio, 3 diritti 4 volte, un rovescio, 3 diritti 5 volte. Chiudiamo con 2 rovesci, 1 e 2. Andiamo a ripetere questo motivo
termino il ferro con un rovescio e il vivagno. Sesto ferro, lavoriamo il vivagno, un diritto, un diritto, un gettato, un diritto, 3 rovesci e un diritto per 5 volte, quindi 1, 2, 3 rovesci e un diritto e sono 1, 3 rovesci e un diritto e sono 2, 3 rovesci e un diritto e sono 3, 3 rovesci e un diritto e sono 4, 3 rovesci e un diritto e sono 5. Gettato. Andiamo a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con 2 diritti, 1 e 2, naturalmente il vivagno. Settimo ferro, lavoriamo il vivagno, 2 rovesci, 2 rovesci, 3 diritti e un rovescio per 5 volte, quindi 1, 2, 3 diritti, un rovescio ed è una volta, 1, 2, 3 diritti e un rovescio e sono 2 volte, 3 diritti e un rovescio 3 volte, 3 diritti e un rovescio 4 volte, 3 diritti e un rovescio 5 volte, 2 rovesci, 1 e 2. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con un rovescio e le 2 maglie di vivagno che vanno a rovescio. Ottavo ferro, vivagno, un diritto e un gettato, un diritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e 2 rovesci per 5 volte. Quindi prendiamo la maglia in questo modo, andiamo a fare 2 maglie insieme a diritto ritorto e 2 rovesci, 1 e 2 ed è 1, 2, 3, 4, e 5, 1 e 2, un diritto e un gettato, un diritto e un gettato. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti, 1, 2 e il vivagno. Nono ferro, 2 rovesci di vivagno, 2 rovesci, 4 rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 2 diritti e un rovescio per 5 volte, quindi 2 diritti e un rovescio e sono 1, 2 diritti e un rovescio e sono 2,
2 diritti e un rovescio e sono 3, 2 diritti e un rovescio e sono 4, 2 diritti e un rovescio e sono 5, 4 rovesci, 1, 2, 3 e 4. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudiamo il ferro con un rovescio e ovviamente 2 maglie al rovescio di vivagno. Scusate, 10° ferro, vivagno, un diritto e un gettato per 4 volte, quindi 1, un diritto e un gettato sono 2, un diritto e un gettato e sono 3, un diritto e un gettato e sono 4, 2 maglie insieme a diritto ritorto e un rovescio per 5 volte, quindi maglie insieme a diritto e un rovescio e sono 1, 2, 3, 4 e 5. Un diritto e un gettato per 4 volte, quindi un diritto e un gettato e sono 1, un diritto e un gettato e sono 2, un diritto e un gettato e sono 3, un diritto e un gettato e sono 4. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti, 1, 2 ed il vivagno. 11° ferro, lavoriamo il vivagno, il motivo è formato da 2 rovesci, 8 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Un diritto e un rovescio per 5 volte, quindi un diritto e un rovescio e sono 1, un diritto e un rovescio e sono 2, un diritto e un rovescio e sono 3, un diritto e un rovescio e sono 4, un diritto e un rovescio e sono 5, 8 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con un rovescio e il vivagno che ovviamente è al rovescio sul rovescio del lavoro. 12° ferro, vivagno, un diritto, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 maglie insieme a diritto ritorto per 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con 2 diritti, 1 e 2.
e ovviamente il vivagno. 13° ferro. Allora lavoriamo 2 rovesci di vivagno, 2 rovesci, 8 rovesci, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Adesso cosa facciamo? Lavoriamo 4 rovesci, quindi 1 2 3 e 4. Il filo è sul davanti del lavoro, lo portiamo dietro, riportiamo queste 4 maglie sul ferro di sinistra, quindi 2 3 e 4, riportiamo il filo sopra da questa parte, quindi davanti al lavoro, di nuovo le maglie sul ferro di destra, il filo lo passiamo in questo modo, ripassiamo le maglie sul ferro di sinistra, in questo modo, e di nuovo filo davanti, di nuovo 1 2 3 4, filo, siamo a 2, ripassiamo di nuovo le maglie sul ferro di sinistra e passiamo il filo davanti, ripassiamo le maglie a sinistra e lavoriamo 9 rovesci. Quindi abbiamo fatto 3 giri, se notate, ok? 1 2 e 3, e andiamo a lavorare 9 rovesci. 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Andiamo adesso a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un rovescio e 2 maglie di vivagno. 14° ferro, tutte le maglie a diritto, quindi andiamo a fare il vivagno e tutto il ferro a dritto, quindi tutto dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, come potete vedere abbiamo terminato un motivo, adesso ricominciamo da capo e quindi di nuovo dal primo ferro e facciamo altri motivi del punto conchiglia. Allora, come possiamo vedere ho proseguito con 3 motivi, quindi 1 2 3. Abbiamo una lunghezza di circa 16 centimetri e il nostro lavoro in teoria sarà girato in questo modo. Adesso non dobbiamo far altro che lavorare l'elastico fino ovviamente ad arrivare in vita. È chiaro che se lo volete fare come top dovrete fare meno centimetri di elastico, mentre se lo volete fare come canotta andiamo a fare ovviamente un elastico più lungo. Allora, il motivo, come abbiamo visto, termina praticamente con un ferro a dritto. Per andare a fare l'elastico noi andiamo a fare un altro ferro a rovescio, quindi andiamo a fare tutto il ferro a rovescio, compreso ovviamente il vivagno. Quindi proseguiamo tutto a rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora ci troviamo sul dritto del lavoro e a questo punto iniziamo il nostro elastico.
formato da un rovescio e un diritto ritorto alternati. Abbandoniamo i ferri del 4, non li usiamo più, quindi li abbandoniamo e andiamo a lavorare con i ferri del 3,5. Quindi partiamo in questo modo: un rovescio e un diritto ritorto, cioè prendiamo la maglia all'interno e la lavoriamo a diritto ritorto, un rovescio e un diritto ritorto, un rovescio e un diritto ritorto, un rovescio e un diritto ritorto. Naturalmente facciamo questo passaggio per tutto il ferro. Allora, abbiamo terminato il ferro. Naturalmente, avendo un numero di maglie dispari sul ferro, iniziamo con un rovescio e terminiamo con un rovescio. Quindi giriamo il lavoro e sempre con il ferro numero 3,5 andiamo a lavorare in questo modo: un diritto e un rovescio ritorto, cioè prendiamo la maglia da dietro, un diritto e un rovescio ritorto, un diritto e un rovescio ritorto. Proseguiamo alternando queste due maglie fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, ho proseguito con l'elastico per 13 centimetri. Se giro il lavoro ho un totale di circa 30 centimetri. Ok? Adesso andiamo a chiudere il lavoro. Chiudiamo il lavoro in questo modo: dove troviamo il rovescio chiudiamo a rovescio, dove troviamo diritto chiudiamo a diritto. Quindi rovescio e diritto ritorto, quindi accavalliamo la prima sopra la seconda, rovescio e accavalliamo, diritto ritorto e accavalliamo, rovescio e accavalliamo, diritto e accavalliamo, rovescio e accavalliamo, diritto ritorto e accavalliamo. Proseguiamo praticamente in questo modo fino a ovviamente terminare tutte le maglie. L'ultima maglia, che è ovviamente a rovescio, vado a lavorare la maglia a rovescio, tiro il filo e vado a chiudere. Quindi una volta praticamente chiuso, il corpetto verrà girato in questo modo e naturalmente questo è quello che ne verrà fuori. Ok? Adesso ci sono vari modi per poterlo chiudere. Allora, o decidiamo di chiuderlo in questo modo
e quindi andiamo praticamente a cucire tutto intorno, oppure lo chiudiamo con una cerniera, che in questo caso è diciamo più piccola del corpetto, però possiamo praticamente utilizzarla fino a un tot, e poi il corpetto per esempio la utilizziamo così e poi il corpetto va chiuso per un pezzo, ok? Oppure possiamo riprendere tutte le maglie, creare un bordino e chiuderlo poi con del filo high cord, e quindi diciamo tenerlo in questo modo. Possiamo sbizzarrirci un pochino nelle decisioni, possiamo anche per esempio sempre riprendere le maglie e chiuderlo invece con dei bottoncini, dipende un po' da voi. Adesso andiamo a vedere come la decisione che ho preso io. Io ho deciso di aggiungere un bordino e quindi di raccogliere tutte le maglie e creare un bordino sia sul lato sinistro che ovviamente sul lato destro. E adesso vi faccio vedere come fare. Perché ho deciso praticamente di incrociarlo dietro sulla schiena con ovviamente del nastro. In questo caso, se voi invece preferite, potete anche utilizzare un cordino, e quindi vi lascio il link delle corde qui sopra per vedere come crearlo. Partiamo subito con il farvi vedere come raccogliere le maglie e creare appunto il bordino. Allora, per fare il bordino utilizzerò i ferri del 3,5. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente riprendere tutte le maglie intorno praticamente alla chiusura del top. In questo caso io da questa parte l'ho già fatto, ok? Quindi ci spostiamo dall'altra parte. È indifferente da dove iniziate, nel senso che in questo caso io inizierò da questa parte, quindi dalla fine, e andiamo a raccoglierle in questo modo. Allora, puntiamo praticamente il ferro nel primo nodino che c'è proprio attaccato. Prendiamo, cioè infiliamo ovviamente il ferro, prendiamo il filo e andiamo praticamente a lavorare. Questo è il filo un diritto, quindi lo lasciamo. Adesso facciamo un nodino in modo tale da non far scappare il filo e iniziamo a raccogliere tutte le maglie intorno. Allora, se voi notate, qui abbiamo praticamente la maglia e qui c'è la maglia a rovescio che io vi faccio sempre fare con il vivagno, quindi andiamo praticamente ad entrare nelle prime maglie, cioè nei buchi che troviamo. Quindi vedete che questa è la prima maglia, quindi entriamo in questa e andiamo a fare un diritto. Aspettate perché ok, dopodiché proseguiamo. Ok, questo è il primo, quindi il secondo è qua. Se li apriamo bene li troviamo 3,
4, qui ho aggiunto del filo ma non importa, tanto poi questi andranno via. Ok, se apriamo vedete che c'è il buchino e prendiamo tutte le maglie in questo modo. Entriamo, il buchino, e andiamo a fare un diritto. Entriamo e un diritto, entriamo e un diritto, e così di seguito, fino a raccogliere praticamente tutte le maglie fino alla fine. Allora, in totale ho raccolto 76 maglie. Allora, io per fare questo bordino, ok, ho deciso di utilizzare il motivo numero 102 che vi avevo già fatto precedentemente. Vi lascio qui sopra il link, ma andiamo insieme a farne uno solo. Allora, abbiamo dunque il motivo è formato da un multiplo di 10 maglie. Siccome nel ferro io ho 76 maglie, le porterò a 74 perché 2 sono del bordino a destra e 2 del bordino a sinistra, quindi mi serviranno come vivagno, per cui il primo ferro l'abbiamo già fatto raccogliendo le maglie, il secondo, che è sempre a dritto, andiamo a lavorarlo in questo modo, cioè andiamo ad eliminare 2 maglie. Quindi andiamo a fare il bordino, che sono 2 rovesci, andiamo a dritto, elimino una maglia, quindi 2 maglie insieme a diritto, proseguo tutto a dritto, quindi tutto a dritto fino quasi alla fine del ferro. Ci troviamo praticamente qua, 2, 4, 6 maglie, e vi faccio vedere cosa fare. Circa le ultime 6 maglie andiamo tranquillamente a fare 2 maglie insieme a diritto e proseguiamo a dritto fino alla fine. 2 rovesci di vivagno. Giro il lavoro. Come vedete c'è già una base di maglia legaccio e andiamo adesso a lavorare il terzo ferro, quindi andiamo a fare il vivagno. Vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno e partiamo col motivo. Un diritto, 2 maglie insieme a diritto, prendo questa maglia, la risposto sul ferro di sinistra e a cavallo sopra questa 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lavoro un gettato e un diritto e chiudo con 2 diritti, 1 e 2. Adesso non faccio altro che ripetere questo motivo, cioè 2 maglie insieme a diritto,
risposto la maglia a cavallo, eccetera, fino ovviamente ad arrivare alla fine del ferro. L'ultimo motivo, andiamo sempre a lavorare 2 maglie insieme a diritto, le riportiamo sul ferro di sinistra, accavalliamo 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, un gettato e un diritto, e terminiamo con un diritto e ovviamente il vivagno. Quarto ferro, lavoriamo 2 rovesci di vivagno, 2 rovesci del motivo. Da questa maglia creiamo 7 maglie, quindi un diritto e un gettato e sono 2, un diritto e un gettato e sono 4, un diritto, un gettato e sono 6, un diritto e sono 7. Lascio cadere la maglia. Se li andiamo a contare diventano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 rovesci. 1, 2 e 3. Mi ritrovo di nuovo qua e vado di nuovo a creare le maglie. Quindi ripetiamo questo motivo, ovviamente fino alla fine del ferro. L'ultimo motivo, andiamo a fare un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, e chiudiamo con un rovescio e ovviamente le 2 maglie di vivagno che vanno al rovescio. Il quinto ferro, come vedete ormai il motivo si è creato, andiamo a lavorare il vivagno e tutte le maglie a diritto. Quindi lavoriamo tutto a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Sesto ferro, andiamo a lavorare il vivagno che è a rovescio e tutte le maglie a dritto. Quindi proseguiamo a dritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Giriamo il lavoro e l'ultimo ferro andiamo chiaramente a chiudere tutte le maglie. Quindi lavoriamo un diritto, un altro diritto, accavalliamo la prima sopra la seconda, diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, dritto, a cavallo e chiudo. Proseguiamo in questo modo, cioè a chiudere tutte le maglie, fino alla fine del ferro. Arrivati praticamente alla fine del ferro, chiudo l'ultima maglia e taglio il filo. Allora, adesso non mi resta che eliminare tutti questi fili e quindi, diciamo così, nasconderli, come tra virgolette ho fatto da questa parte,
e il risultato praticamente è lo stesso, cioè da una parte e dall'altra abbiamo praticamente il bordino, ok? Adesso andiamo a nascondere questi fili e poi ci ritroviamo. Allora, una volta eliminati praticamente tutti i filicini, il top risulta essere in questo modo. Resta a questo punto che utilizzare un filo di raso come questo, almeno io utilizzerò questo, quindi lo passerò intorno a tutti questi buchini e il top tecnicamente è terminato. Vi faccio vedere come risulta. Nel mio caso ho utilizzato praticamente, mi sono servita di un metro e mezzo praticamente, quindi misura un metro e mezzo, ok? E vi faccio vedere appunto come risulta senza spalline, senza niente, perché se vogliamo possiamo aggiungere anche delle spalline e dopo vi faccio vedere anche con le spalline. E questo è il risultato una volta terminato, quindi il davanti e poi il dietro. Allora, tecnicamente quindi il top terminato, se vogliamo le spalle nude, risulta in questo modo, quindi dietro con l'incrocio e davanti è così. Se invece a questo top noi dovessimo tra virgolette decidere di posizionare delle spalline, io ho pensato di fare in questo modo. Allora, vi faccio vedere. Ho creato praticamente una spallina che riporta praticamente l'elastico, quindi l'ho lavorata con i ferri del 3,5 ed ho posizionato sul ferro 7 maglie e ho lavorato un rovescio alternando appunto un rovescio a un diritto e un ritorto come abbiamo fatto per appunto l'elastico ed l'ho lavorata praticamente per 35 centimetri che però naturalmente tende comunque ad allungarsi, quindi volendo si può allungare anche fino a circa 40 centimetri, ok? A questa bretella, a cui ovviamente ne seguirà un'altra identica, andiamo a fare esattamente due motivi di punto conchiglia e sono questi. Ok, io adesso non li faccio con voi perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Una volta terminato il punto conchiglia, quindi da una parte e dall'altra, andiamo a chiudere le maglie e le cuciamo tutte intorno alla spallina e vi faccio vedere adesso come diventerebbe con le spalline. E questo è il risultato finale nel caso in cui volessimo aggiungere appunto delle spalline. Quindi ve le faccio vedere più da vicino. Io in questo caso le ho solo posizionate con degli spilli perché non l'ho ancora cucito per il semplice fatto che questo top andrà ad una persona che non vuole le spalline e quindi vi faccio vedere però come risulterebbe con la spallina. Sul davanti e sul dietro. Bene, per oggi è tutto. Questo è il video che termina in questo modo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!